Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, dove iniziamo a vedere come andrà la vostra settimana con le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questo bellissimo cuore, ovviamente fa riferimento non solo all'amore, alle relazioni, all'amore a 360 gradi, perché possiamo mettere dedizione, cura, passione e appunto donare il nostro amore verso una persona, può essere un'amicizia, può essere anche un progetto e un'idea a livello pratico. La dama può indicare sia la presenza di una persona, di una figura femminile che magari può aiutarci, sostenerci e darci un consiglio, in realtà potrebbe essere anche un'indicazione per noi che le emozioni, alcuni sentimenti possono essere molto forti, allora possiamo far fatica a gestire oppure semplicemente dobbiamo preservare queste emozioni. Che le energie e le emozioni sono abbastanza forti, l'abbiamo già capito, c'è anche la carta della croce che può porre fine a un qualcosa. Allora, se c'è una situazione che soprattutto a livello pratico e lavorativo vi crea disturbo, disagio, allora finalmente arriva una conclusione e c'è una liberazione. Se c'è pesantezza, sacrificio, tristezza, anche questo può concludersi, altrimenti è una fase di cambiamento molto forte, decisiva per voi e che quindi può aiutarvi a portarvi verso un nuovo inizio, una nuova fase della vostra vita. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci, e abbiamo anche quelli di fuoco, ariete, leone e sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, andiamo a coppia single, ovviamente alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, vediamo cosa vogliono dirvi. I messaggi partono con passione negata, trasgressione esaltante, quindi sono delle carte che, come abbiamo visto sin dall'inizio, vanno ulteriormente a sottolineare il fatto che le emozioni saranno fortissime. Nelle relazioni importanti vuol dire che ci sono comunque delle tensioni, delle cose che possono dare fastidio. In realtà magari, secondo me, con la carta della peonia, la cosa che dobbiamo attenzionare è che questi sentimenti confusi non devono fuorviare, non dobbiamo cedere emotivamente. Quindi se vogliamo mettere un po' di brivido, se vogliamo fare dei cambiamenti, se c'è un qualcosa che appunto dobbiamo attenzionare, questo è il momento giusto per farlo, perché come abbiamo visto possiamo porre fine a un qualcosa che magari per voi è stato abbastanza pesante, fastidioso, anche a livello magari di atteggiamenti, di comportamenti. Ci possono essere delle vecchie dinamiche, dei fastidi che un po' ritornano, allora appunto possiamo gestirle perfettamente ed eliminarle. Io direi che a sottolineare questa liberazione, questo miglioramento, c'è proprio il mughetto che porta
la felicità ritrovata e quindi maggior connessione e intesa. E questo, come dicevo, vale anche per un'amicizia, ad esempio, o per un familiare. Per i single si vede proprio questa turbolenza, come vi dicevo, un po', ripeto quello che è già saltato fuori, perché se ci sono delle vecchie dinamiche che ritornano, ci sono delle cose fastidiose, può essere difficile cercare di mettersi in connessione con una nuova conoscenza, oppure se state frequentando una persona, magari ci sono degli alti e bassi veramente pesanti da sostenere. Però troviamo, come vi dicevo, il mughetto e secondo me si connette anche alle vostre energie principali, quindi che c'è ritrovata serenità, maggior fiducia in voi stessi, probabilmente un qualcosa che state facendo già da un po' di tempo andrà a funzionare e ci sarà liberazione, prima di tutto per voi stessi da queste vecchie dinamiche e magari delle nuove opportunità, visto che il mughetto ci parla di ripresa, ci parla di sincerità, di onestà e quindi possibilità di riequilibrare qualsiasi situazione voi vi trovate. E adesso vediamo le cose più pratiche del lavoro, delle finanze. Allora, la carta ammalato, allora questa non deve spaventare, può indicare una fase di pausa, di vacanza, oppure dove le cose sono un po' rallentate, allora abbiamo la possibilità di staccare un po' la spina. È vero che può anche indicare tanta stanchezza, tanta pesantezza e quindi ci sentiamo un po' rallentati, quindi portiamo avanti le nostre cose, però in una modalità così un po' spenta. È una fase passeggera assolutamente o comunque è una fase, in qualsiasi situazione vi trovate, dove in realtà può affacciarsi qualcosa di interessante. Belvedere indica che o voi siete in quella modalità dove vi state guardando intorno, dove state cercando miglioramento in quello che state facendo o addirittura state cercando nuovi obiettivi, nuove aspirazioni. È il momento di valutare, di pensare, di osservare, di verificare, soprattutto in base ai vostri pensieri e a quello che state cercando. E magari per chi è alla ricerca del lavoro, per chi appunto sta pensando di fare grandi cambiamenti, ecco che arriva la carta principale che abbiamo visto a liberarci di vecchi schemi, a fare un po' di pulizia dentro e fuori di noi, ad aiutarci a comprendere come migliorare qualcosa o come portarci verso una nuova fase di evoluzione, di crescita, ma soprattutto di ricerca del lavoro stesso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, il lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!